Ciao a tutti amici del laboratorio artistico, oggi vorrei farvi vedere con l'acquarello come fare il pelo degli animali. Voglio prendere spunto da questa foto di un bel micio particolarmente peloso per farvi vedere come prima cosa come può venire il pelo degli animali, in questo caso il pelo lungo del gatto, con la tecnica del bagnato su bagnato utilizzando l'acquerello. È una tecnica che permette di fare delle sfumature molto morbide e quindi utilissima per questo tipo di immagine. Prendiamo una tavoletta di compensato e applichiamo lo scotch di carta tutto intorno per fissare bene il foglio. Questo ci servirà per fare in modo che il foglio non si imbacchi quando lo riempiremo di acqua. Io ho fatto un disegno un po' interpretato perché non resisto alla tentazione di mettere qualcosa di mio in questo disegno. La foto servirà soltanto da spunto per farvi vedere come si fanno le sfumature. Quindi quello che ci serve è acquerelli con i relativi contenitori per sciogliere e utilizzarli, pennelli di varia dimensione, uno straccetto, una gomma per eventualmente togliere tracce di matita se ancora ce ne sono e ci danno fastidio, l'acqua. Quello che vi consiglio di fare è sempre sotto un disegno abbastanza rifinito per evitare di dover poi inventare troppo col pennello. Se non siete molto esperti è difficile dipingere direttamente col pennello dovendo inventare senza la traccia di matita sotto. Fate attenzione che sul foglio d'acquarello è sempre meglio non cancellare troppo. In ogni caso io alleggerisco un pochino i tratti di matita che ho fatto all'esterno perché voglio che non si vedano sotto il pelo dell'animale. Invece mi va benissimo che si vedano intorno agli occhi e dove ci sono le orecchie. Sto facendo delle prove di colore per vedere con quali marroni andrò a lavorare. Come vedete io ho una bella gamma di marroni. Allora, la prima cosa che voglio fare è bagnare completamente il foglio con acqua pulita e un pennello abbastanza grande, facendo però molta attenzione a non andare oltre le orecchie e all'interno degli occhi. Questo mi servirà per evitare che la mia sfumatura finisca dentro gli occhi e appunto fuori dalle orecchie. Passo abbondante acqua, lo so che non vedete, però immaginate, passo abbondante acqua sul foglio fino appunto al naso del mio micio. Poi farò attenzione a quello che accade qui perché non vedo nemmeno io, però devo tenermi, ecco, magari cambio anche pennello, devo tenermi intorno agli occhi senza andare all'interno. Nel fare questa operazione devo fare attenzione che il foglio deve essere molto bagnato, però allo stesso tempo non deve avere delle pozze, delle pozzanghere, perché sennò poi il mio colore andrà a infilarsi nelle pozzanghere e non farà delle belle sfumature, farà proprio delle macchie un po' informi. Io cerco di allargarlo bene. Nella parte alta non vado con l'acqua dappertutto, tengo la forma delle orecchie con un pennello più piccolo. Qui invece voglio fare una sfumatura per cui allargo. Adesso viene la parte divertente. Eccolo qua. Vedete cosa succede? Guardate qui, io posso sfumare tutto dove c'è l'acqua e passando intorno all'occhio, siccome all'interno dell'occhio non c'è acqua, la sfumatura non si allarga. Perché venga questo tipo di sfumatura il foglio comunque deve essere ben bagnato e il colore abbastanza intenso. Io voglio utilizzare anche più marroni perché voglio che sia abbastanza vibrante questo colore, non voglio che sia piatto. Io ho messo l'acqua, quindi finché il foglio è bagnato rimarremo con questo effetto sfumato. Nella parte sotto vedete che sfuma meno perché l'acqua sta già asciugando e quindi eventualmente dovrò aggiungerne. Nell'aggiungere acqua pulita non vado a toccare quello che ho già fatto. La parte sotto voglio tenerla chiara. Nella foto originale il gatto era bianco sotto, io voglio che si veda perché se lo faccio lo lascio bianco voi non vedete niente, quindi lo farò con un
un terra di siena abbastanza caldo, chiaro, un giallo terra di siena, che a me è un colore che piace molto. Ecco qua, come vedete stiamo facendo delle sfumature molto divertenti, interessanti. Un po' le faccio io, un po' le fa lui, l'acquarello. Non posso controllare tutto quanto. Vedete come riesce ancora a sfumare perché qui è bagnato, no? Quindi devo fare attenzione se non voglio che il mio gatto si allarghi troppo, cioè se non voglio che le sfumature si allarghino troppo, ecco, magari posso tamponare un pochino con lo straccio, che vedete che si sta allargando. Qui era ancora molto bagnato, quindi si allarga un po' troppo per i miei gusti, ma io posso, ecco, andare a tamponare, fermo, diciamo, il colore che si allarga. Eccoci qua ragazzi, questo è il risultato asciutto. Naturalmente non è finita qui, vedete la differenza? Adesso che il foglio è asciutto la pennellata si vede chiara e limpida. Ancora qualche ritocco con la matita ed è finito. Ciao a tutti!